Buongiorno cari amiche e cari amici, io sono Vera, bentornati nel mio canale, benvenuti nuovi iscritti e bentornati ai miei vecchi iscritti e anche a chi mi segue per la prima volta. Chi non l'avesse ancora fatto può iscriversi al mio canale e attivare anche la campanella per non perdere nessuno dei miei tutorial. Oggi vi presento un punto estremamente facile, guardate com'è bello. Iniziamo con i punti traforati. Questo è sì traforato ma non eccessivamente perché ha una trama abbastanza elastica, guardate, è meraviglioso, è adatto a stole, è adatto anche a sciarpe primaverili o addirittura invernali, è adatto a cardigan, è adatto a qualsiasi tipo di progetto vogliate voi realizzare perché è veramente stupendo. Oltretutto è anche reversibile, quindi lo fate, va benissimo per le stole perché il davanti è identico al retro. Pensate che è sempre la ripetizione dello stesso ferro, quindi ha soltanto un giro. Il filato che sto utilizzando è simile ma cambia semplicemente di colore da quello che ho utilizzato nello scorso video, quindi tutti i dettagli del filato li potete vedere nel mio ultimo video. Guardate, guardiamolo ancora un attimo e poi procediamo alla descrizione del punto. Guardiamolo anche così, guardate che bello. Io non so se scegliere il davanti o il di dietro perché è praticamente identico. Bene, andiamo al tutorial. Per realizzare il punto di oggi abbiamo bisogno di montare un numero di punti che sia multiplo di 3, quindi 3, 6, 9, 12 eccetera, tutta la tabellina del 3 finché non raggiungete la vostra misura desiderata. E vi ricordo che io nella descrizione del video segno anche tutti i passaggi scritti. Inoltre da un po' di tempo a questa parte, visto che mi sono state richieste, faccio anche le traduzioni nelle altre lingue, ma chi volesse disattivare i sottotitoli, che non ne ha bisogno, basta farlo con la funzione di YouTube. Allora, abbiamo detto multiplo di 3. Vi do un piccolissimo consiglio: montate le maglie abbastanza larghe, quindi ci sono due sistemi: o prendete due ferri, i due ferri che dovete utilizzare, e li montate le maglie sui due ferri e poi ne sfilate uno, o altrimenti montate semplicemente le maglie un pochino più larghe. O ci sarebbe anche un terzo metodo: scegliete un ferro di una mezza misura più larga e montate le maglie lì, poi mettete via il ferro e procedete con i vostri due ferri del vostro filato. Bene, abbiamo detto unico giro, quindi è la ripetizione di ciò che io adesso farò per tutti i giri che si susseguiranno. Quindi primo punto è di vivagno al diritto, dopodiché la ripetizione è la seguente: un punto passato al rovescio senza essere lavorato, carico il filo, quindi un gettato, e i prossimi due punti li prendo insieme al diritto. È tutto qui. Un punto passato al rovescio senza essere lavorato, un gettato, due punti insieme al diritto. Un punto passato al rovescio senza essere lavorato, un gettato e due punti al diritto presi insieme. Ultimo punto, il vivagno a diritto. Facciamo ancora un giro insieme perché sono proprio tutti identici. Primo punto di vivagno, dopodiché passo il primo punto a rovescio senza lavorarlo, carico il mio filato con un gettato e prendo i due prossimi punti insieme. Uno, adesso da ora in poi, sarà costituito dal gettato del ferro precedente e l'altro invece è un punto normale, quindi li prendo tutti e due insieme e li lavoro al diritto. E di nuovo un rovescio, un gettato e due diritti. Un rovescio, un gettato e due diritti. E il nostro punto di vivagno. Vi ricordo che non utilizzo i ferri circolari e quindi non mi chiedete se si può fare con i ferri circolari perché semplicemente non lo so perché non li uso. Quindi un vivagno, facciamo il nostro ultimo giro, un rovescio passato senza essere lavorato, un gettato e due maglie insieme al diritto. Un rovescio passato, un gettato
e 2 maglie insieme, aspettate che mi sia incespicato il filo, e 2 punti al diritto, e di nuovo un gettato e 2 punti al diritto, e il nostro punto di bordo o di vivagno al diritto. Ecco qua, si comincia già a intravedere il punto. Andando avanti, naturalmente queste sono le colonnine che formerà. Io vi dico solo una cosa: questo filato fa venire dei punti meravigliosi, perché alle volte voi mi dite ma Vera, io l'ho fatto ma non mi viene come il tuo. Allora, la resa di un punto dipende da tantissimi fattori: la mano che avete, la tensione che utilizzate, e non per ultimo il filato, perché il filato gioca un ruolo fondamentale. Questo, essendo che è fatto a una lavorazione a mo' di cordoncino tubolare, per i punti traforati è stupendo. Bene, spero di essere stata chiara. Se ci sono delle domande scrivetemi pure nei commenti, io vi risponderò volentieri. E vi saluto, vi abbraccio e ci vediamo al nostro prossimo tutorial. Ciao dalla vostra Vera, ciao ciao!